Fondo Italia Livigno quest'oggi con Dorotea Virer per questo ormai fine raduno che si è svolto in questi giorni in Val di Dentro. Dorotea, ciao, innanzitutto come stai, come ti senti? Mi sento abbastanza bene, ovviamente non mi sento ancora in formissima, però meno male che ci sono ancora un po' di giorni fino all'inizio della stagione e intanto poi arriva adesso il momento più, diciamo, tra virgolette, complicato della stagione, dove comunque ognuno cerca delle buone sensazioni. Come possiamo vedere quest'oggi quel Livigno piove, fino a 10 minuti fa diluviava, ma non è di certo la pioggia che vi ferma, che ti ferma. No, alla fine ce l'aniamo anche con la pioggia e ovviamente oggi abbiamo un lavoro di intensità, quindi abbiamo scelto di venire qua a Livigno per fare i lavori nel piano, che di solito li facciamo in salita, però secondo me anche questo è un buon allenamento e sfruttiamo i tunnel, visto che è chiuso, non c'è traffico, quindi sfruttiamo questa occasione qua. Ha già avuto modo quest'anno naturalmente di indossare il pettorale, sei stata ospite anche della Martin Fourcade Festival. Che cosa hai visto di nuovo? Le tue avversarie come le hai viste? Ma alla fine, sai, l'estate la prendo sempre un po' con le pinze perché... No, l'estate la prendo sempre un po' con le pinze perché comunque non sono un atleta che è in formissima l'estate, perché ovviamente ho purtroppo e meno male tanti impegni, quindi tanti riposi saltano, quindi... ovviamente sono buoni allenamenti, però non bisogna diventare matti secondo me se l'estate non va come si vorrebbe, perché ovviamente uno vorrebbe sempre stare bene tutto l'anno. Assolutamente. Hai avuto modo di incontrare e di parlare con Giulia Simon? Sì, ci siamo salutati e ho visto che è già in forma, quindi vedremo l'inverno. Beh, c'è da dire che a livello mentale non la batte proprio niente nessuno, un atleta... No, come si è visto anche durante la scorsa stagione, che si sapeva già di questo problema, ovviamente si notava che sicuramente non gli dà fastidio questo problema, quindi, o questa situazione, diciamo così. Doro, sei sempre invitata a tantissimi eventi extra biathlon, sei stata di recente ospite alla Mugello per la MotoGP, ti sei divertita? Presumo proprio di sì, e hai avuto modo di conoscere dei piloti? Sicuramente è sempre bello vedere altri ambienti, ovviamente come dicevo sarebbe meglio stare a casa a riposare, però comunque devo ringraziare Red Bull che mi ha invitata e come dicevo è bello vedere altri contesti, conoscere altre persone di altri mondi, diciamo, e ovviamente abbiamo fatto i giri nei box e ho conosciuto qualche atleta, però ovvio è sempre bello perché comunque è un ambiente sportivo, però completamente diverso dal biathlon, no? È tutto organizzato diverso, ci sono tantissime persone, tantissimi tifosi e anche tutto il dietro delle quinte è bello da vedere. Hai avuto un incremento di followers dopo questa tappa perché sei stata veramente amata, applaudita, ricercata? Non lo so, non è che guardo onestamente quelle robe lì. Una curiosità che ci si chiede, avete modo di trovarvi ogni tanto, una volta all'anno, magari voi campioni della Red Bull? Ovviamente organizzano ogni anno l'Athletes Summit, però è sempre complicato perché hanno talmente tanti atleti. Ovviamente è sempre bello perché comunque a Misano ci siamo trovati atleti di diversi sport, però ovviamente è difficile perché comunque magari quelli dello sci alpino erano già in Argentina, eccetera. Dicevamo, hai tantissimi appuntamenti, soprattutto con i media, oltre a noi, nazionali, ovviamente anche internazionali. Proprio l'altro ieri la TV norvegese ti ha seguito tutta la giornata, tra cui c'era anche Tiri Lekhoff nella parte di giornalista. L'hai trovata bene? Vi siete parlati? Ovviamente sì. Sì, adesso lei lavora per la tele, quindi è venuta a farmi un'intervista e l'ho trovata meglio, anche più sorridente. Ovviamente non ha avuto quel fine carriera che un atleta si sogna, diciamo così, però ovviamente per lei è una nuova sfida e vediamo come sarà l'inverno quando sta dietro alle quinte. Doro, sei indubbiamente icona di stile, dentro e fuori i campi di gara. La stessa Tiri Lekhoff in un'intervista ti ha definito in maniera assolutamente positiva la diva del biathlon. A te piace questa etichetta? Ma no, stavo parlando anche con lei alla fine. Ma sì, ovviamente da una parte fa piacere, dall'altra ovviamente qualcuno la
la vede in modo negativo, però è sempre così, cioè nel senso sono abituata così, cioè nel senso sono cresciuta così, quindi non è che faccio niente di strano, anzi cerco di fare la mia vita, i miei impegni, e ovviamente essendo tanti giorni in giro a fare diverse cose, non solo il biathlon, magari gli altri atleti che, come diceva lei, i norvegesi fanno solo lo sport e basta, lo vedono in questo modo lì. A tal proposito, quale sarà la tendenza per la stagione 2023-2024? Il tuo look da gara, perché alla fine sei stata tu a dettare la moda dei ciuffi fuori dalle fascette, oppure trecce bellissime. Quale sarà secondo te la tendenza tua del prossimo inverno? Boh, Se non l'hai già so. studiata? Ormai sono le giovani che, che sono più fashion, però boh, niente, sempre il solito, ormai non si inventa più niente. Quindi. Beh, c'è da dire che anche in fatto di accessori, mi riferisco ad occhiali, orecchini, non lasci mai nulla a caso. No, beh, mi piace ovviamente come a tutti sentirsi bene, e mi è sempre piaciuto la combinazione dei colori, eccetera, quindi alla fine vediamo quest'anno come sarà la tuta, sarà una grande sorpresa, quindi vediamo. Ancora un paio di domande e poi ti lascio andare, stai scalpitando, fa freddo. In tema di tute, continua sempre la tua collaborazione con la Sportful per la tua linea d'oro style? Sì, ho un contratto fino al 2026 con Sportful, quindi è una bella cosa, perché comunque anche poche settimane fa ero lì e abbiamo deciso la collezione già per l'inverno. L'anno olimpico. 24-25, no, 24-25. sì. No, perché ovviamente bisogna sempre lavorarci già 2 anni prima, quindi è bello perché comunque prima cosa è una sfida, e poi è anche difficile individuare, no? Cosa potrebbe essere di moda, cosa potrebbe, cioè, cercare altre, come posso dire, un altro design, altri colori non già visto, quindi è abbastanza complicato anche. Doro, l'ultima domanda. Non lo so se lo sai, presumo di no, però te lo dico. Alex Wazer sta presenziando al Grande Fratello. Sì, ho Dentro visto. la casa, se viene col tapirulana e tutto quanto. Ho visto. Dovessero proporti a te, magari te l'hanno già proposto, come credo, qualche presenziata in qualche reality, tipo il Grande Fratello oppure l'Isola dei Famosi, spero di no, Temptation Island. No, ovviamente qualcosa c'è stata una richiesta, però ovviamente prima cosa sono ancora atleta, e poi seconda cosa forse non è il mio contesto, cioè nel senso c'è tanta gente che ti vede e magari se tu ti esprimi un po' male sei subito, come posso dire, criticata, giudicata, e visto che sono troppo diretta e dico sempre quello che penso, forse non sarebbe il mio format. Magari dopo la vita d'atleta. Ma no, non credo, però non mai dire mai, perché c'era stata anche la Isolde Kostner Certo, all'Isola sei ben dei Famosi, comportata. quindi mai dire mai. Esatto, l'ultima domanda. Ieri al Poligono c'erano 3 ragazzini norvegesi, uno dei quali è Mattia Solberg, il campione del mondo juniores di sci di fondo. Loro erano veramente eccitati, erano gasati nel vederti, e quando tu sei passato davanti li hai salutati, e insomma ti distingui sempre per umanità e anche per simpatia. In tema di Norvegia, parli anche un po' di norvegese? Un pochino, adesso ovviamente mi sono dimenticata un po', anni fa parlavo un po' di più, però è abbastanza facile, tra virgolette, se parli tedesco e inglese, fai un mix più o meno, quindi. Però ovviamente ho visto che erano dei ragazzi norvegesi e ovviamente saluto, perché mi sembra una cosa normale, quindi. Beh, non è una cosa da tutti, soprattutto da molti campioni. Ti lascio andare, grazie davvero Grazie. Dorotea, buon inverno. Grazie mille. ciao.